E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici a tempo. Oggi il nostro obiettivo è quello di cercare dell'oro in questo nuovo fiume. Si tratta sempre di un rio montano, si tratta di una ricerca complessa, difficile e soprattutto non sappiamo assolutamente se vi fosse dell'oro. Dalle mie fonti non è uscito nulla a proposito di questo rio montano, quindi l'idea è quella di andare a condurre diverse tipologie, diverse tecniche, soprattutto durante la nostra prospezione di oggi, e appurare se vi fosse o no dell'oro e soprattutto che caratteristiche questo può possedere. Quindi quello che andremo a fare oggi intanto è capire se vi fosse dell'oro, quanto ce n'è e che morfologia questo possiede, in maniera tale da capire soprattutto quanto siamo distanti dalla possibile fonte, sempre nel caso in cui trovassimo qualcosa logicamente. Facciamo ora due parole per quanto riguarda le principali tecniche che adopereremo nel corso di questo video, nel corso di questa avventura. Questo è il rio in questione, come potete osservare vi sono qua e là dei massi abbastanza grandi, da far sì che nella porzione posteriore si generi un accumulo. Questo potrebbe essere un ottimo luogo per andare a cercarvi tracce dell'oro, perché nelle piene questi massi non vengono spostati e agiscono come una trappola, un po' come la canaletta. Questo masso invece, visto che è molto grande, sarà molto complicato raggiungere le porzioni profonde dove l'oro tende a concentrarsi durante le piene. Soprattutto l'oro deve spostarsi nelle piene per potersi concentrare qua dietro, cosa che non è ovvia. Qua a fianco si può osservare invece, questo non è un masso, invece è parte del substrato roccioso, quindi l'oro si va ad appoggiare naturalmente al di sopra e talvolta anche in queste micro fessurine, quindi qua si adatta una tecnica chiamata crevicing, in cui si vanno a pulire le fessure alla ricerca dell'oro. Soprattutto si riescono a trovare grandi pepite con questa tecnica, se presenti ovviamente. Come vi ho già spiegato in altri video, ma ribadisco, il crevicing è una delle tecniche più performanti, soprattutto per la ricerca di metalli pesanti, quali per esempio l'oro, lungo i rii montani. Si vanno a cercare località dove il fiume curva, dove affiora naturalmente il substrato roccioso, volgarmente anche chiamato bedrock dall'inglese, e soprattutto si vanno a raccogliere poche ed esigue quantità di sedimento, le quali però tendenzialmente sono molto arricchite del metallo pesante. Per mezzo di un palanchino queste fessure si vanno a forzare con l'obiettivo di raccogliere quel sedimento rimasto intrappolato. Ovviamente è una quantità molto esigua, quindi si tratta di cercare le fessure più performanti, lavare il sedimento all'interno e sperare ci possa essere dell'oro rimasto incastrato, magari anche da migliaia di anni. In questo luogo di ricerca quindi non conviene utilizzare la canaletta, anche se io me la porto sempre appresso, visto che ha delle dimensioni molto esigue. Si tratta principalmente di fare il penning, sostanzialmente quella tecnica che grazie a un piatto andrete a cercare l'oro presente nei sedimenti pesanti rimasti al fondo. Luca è intento ad eseguire proprio questa tecnica, in cui si utilizza un piatto, detto in inglese pan, e sopra ha messo il setaccio. Infatti difficilmente le pepite avranno una dimensione tale da non passare nella griglia del setaccio. È inutile andare a posizionare e a lavare nel piatto questi ciottoli, però al contempo è importante lavarli. E talvolta è anche importante osservare se ci fossero le pepite molto grandi, perché se no andrebbero scartate. Questo è il risultato della setacciatura, qua all'interno potrebbe esserci dell'oro. Con questa breve spiegazione quindi mettiamoci al lavoro e cerchiamo di capire lungo questo nuovo rio, che abbiamo chiamato Graffite Creek, dalla presenza estesissima di grafite nei concentrati. Vediamo se, come nelle volte scorse, in questo rio dove vi è presenza di grafite vi potesse anche essere presenza di oro.
C'è un granulo, ma è veramente molto 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 piccolo. Lo prendiamo giusto per vederlo poi al microscopio. Allora, per esserci dell'oro c'è un granulo uscito, quindi questa è già una prima conferma importante alla nostra prospezione, perché questo rio, sostanzialmente dato per sterile, potrebbe essere, non dico orifero, però presentare delle tracce almeno della presenza dell'oro. Adesso il discorso sta nel cercare dove ve ne può essere di più. Quindi da una prima fase di prospezione per delineare se l'oro ci fosse, la risposta è positiva. Passiamo quindi alla seconda fase in cui cerchiamo dove ve ne può essere di più, perché logicamente per una collezione un granello non basta. Qua a fianco c'è quello che sembra un paleoalveo che affiora. Adesso vi spiego cos'è e cosa significa. Innanzitutto possiamo osservare come questo paleoalveo sia composto principalmente da ciottoli di diversa grandezza, ma comunque che sono coerenti con quello che troviamo nel fiume. Questo è un ciottolo ed è sinonimo di un deposito fluviale, cioè sostanzialmente un sedimento che ha subito trasporto ad opera dell'acqua. È molto interessante perché i ciottoli più grandi sono posti proprio alla base del cosiddetto canale di paleoalveo, il quale poggia sul bedrock, cioè sul substrato roccioso. La mia ipotesi quindi è quella che questo costone è una testimonianza del deposito fluviale passato e chissà quanti anni fa, probabilmente migliaia e migliaia di anni fa, il fiume passava proprio lì e ha depositato quei ciottoli. Adesso il fiume è qua a fianco e come potete osservare il nostro paleoalveo tagliava completamente la curva a monte. Adesso andiamo a osservarlo meglio attraverso un lavaggio del piatto e sperando vi possa essere l'oro. Magari il nostro rio si arricchisce grazie all'erosione proprio di questo deposito. Ragazzi, abbiamo trovato veramente una bella pagliuzza, quasi la chiamerei granulo, perché non è molto appiattita e invece si riesce a sentire lo spessore, proprio dal bedrock che affiorava lungo quel costone. Facilmente è un paleoalveo, dove passava l'antico letto del fiume, da cui paleo semplicemente antico, alveo invece è il letto del fiume. Aggiungerei in questo caso logicamente alluvionale perché si tratta di sedimenti alluvionali. Quindi, come pensavo, qui al Graphite Creek ci sono ottime probabilità di trovare dell'oro, ma non tanto dove vi è l'affioramento di grafite, ma a valle, dove la roccia madre cambia, diventa tendenzialmente più dura ed offre quindi all'oro un posto, una località dove depositarsi. Logicamente, scavare lungo i costoni sono località non convenzionali, infatti non potete andare a scavare tanto verso l'interno senza che vi sia instabilità. È sempre meglio scavare lungo l'alveo naturale e non tanto sui fianchi, è meno pericoloso, inoltre vi è un migliore ripristino. Ovviamente troviamo l'oro, inizia a piovere.
Osservate come questo qua sotto sia un micascisto quarzoso, il nostro bedrock, e io ho scavato proprio a contatto con il bedrock e il sedimento alluvionale soprastante. Il sedimento è molto rossiccio a causa dell'alterazione, vuol dire che questo sedimento è qui da veramente molto tempo. Ho fatto un sondaggio là e là, purtroppo non è uscito più niente, anche se comunque il sedimento è molto interessante, ricco di minerali pesanti quali per esempio granati, talvolta ovviamente grafiti, perché ci troviamo proprio lungo questo fiume ricco di grafite, però l'oro tendenzialmente abbiamo trovato su questo versante era in superficie come dilavato dalle precipitazioni, per esempio le piogge, oppure durante le piene. Entrando invece all'interno del costone, anche comunque contatto tra il substrato, cioè il bedrock, e il soprastante sedimento alluvionale, purtroppo di oro non ve n'è più. Questo non è un caso eccezionale, in quanto ci siamo già trovati di fronte a casi simili in passato anche lungo altri fiumi, in cui c'è il substrato, ci sono i sedimenti alluvionali antichi, a fianco c'è il rio che nelle piene erode questo fianco e l'oro, che è molto disperso all'interno, va a concentrarsi in questi sedimenti. In ogni caso abbiamo già trovato qualche granulo, quindi abbiamo risposto sì alla prima domanda, ma anche alla seconda: quanto oro c'è all'interno di questi sedimenti. Ecco, la pagliuzza da quasi 2 mm ci dà già buone speranze che possano essere anche delle pepite. Comunque ragazzi, siamo anche arrivati alla fine di questa avventura. Devo dire la verità che mi sono divertito moltissimo, un po' di oro uscito, poco, però per la mia collezione in questo nuovo rio sinceramente sono molto soddisfatto. Presumo che io e Luca torneremo in futuro per approfondire probabilmente a valle la presenza dell'oro lungo questo nuovo rio. Nel caso in cui aveste delle domande, delle curiosità, mi raccomando di scriverle qua sotto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi!